Oggi in questo video vi mostrerò una tecnica davvero insolita e particolare che vi permetterà, partendo da un legnetto, in questo caso un comunissimo stuzzicadenti, di fare generare a dei rami di rosa un apparato radicale davvero importante, che poi permetterà di ottenere delle piantine di rosa che vi daranno questi risultati. La prima cosa che occorrerà fare sarà quella di scegliere una pianta, che sia in terra piena oppure in vaso, proprio come questa, sarà completamente indifferente. Invece è importante che poi il rametto che andremo a sottoporre all'esperimento vero e proprio abbia un'età compresa tra 1 anno, massimo 2. La prima operazione che dovremo compiere sarà quella di ridurre al minimo gli sprechi vitali della pianta. Provo a spiegarmi meglio. Se noi lasciassimo tutti i germogli che oggi ha la pianta, questa cercherà di farli crescere tutti, quindi dividendo le sue energie vitali per cercare appunto di nutrirli. In questo caso noi, dato che dovremo ottenere una giovane piantina proprio da questo ramo, dovremo cercare di fare dare alla pianta tutte le energie proprio a questo ramo. Quindi, pur lasciandone qualcuno, dovremo cercare di togliere tutti quelli che non servono. Quindi taglio netto e via. Volendo questo lo possiamo togliere, però insomma lo lascerei. Toglierei ancora questo, poi toglierei alla base un altro germoglio e ancora questo. Privata la pianta di tutti i rametti e germogli in eccesso, arriva la parte più importante di tutto l'esperimento, ovvero praticare un taglio sul rametto che abbiamo scelto, perché proprio da quel taglio, se tutto andrà come si spera, nasceranno le radici e quindi si potrà ottenere la piantina nuova. Questo è il punto di unione tra il ramo di 3 anni e quello di 2, ed è proprio partendo da questo punto e andando su di circa 5 cm che si troverà il punto nel quale dovremo praticare l'incisione, e più o meno sarà qui. Quindi a questo punto togliere anche questo germoglio, perché è un di più che toglierà energia alla pianta, quindi semplicemente tirarlo via. Prendere di nuovo le cesoie e semplicemente, allora, il taglio non deve avvenire perpendicolare al ramo, ma inclinato. Più riuscirete a farlo inclinato e meglio sarà per poi l'esperimento che andremo a fare. Quindi semplicemente praticare un taglio in modo che il rametto venga tagliato soltanto per metà, così. Ecco qua. Eseguito il taglio, questo è ciò che dovrete ottenere, quindi un qualcosa che è aperto da una parte e ancora unito dall'altra. Questo taglio interromperà il passaggio di linfa tra la parte inferiore della pianta e quella superiore, e sarà proprio questo a stimolare la parte superiore a creare delle radici proprio nel punto di taglio. Nell'ipotesi che vogliate essere più certi che il passaggio di linfa tra la parte inferiore e quella superiore si interrompa completamente, si potrà anche creare e praticare un'incisione proprio nella parte ancora dove la rosa è unita, tirando via circa 1 centimetro di pelle, in questo modo. Quindi, prima incisione, semplicemente con un coltello ben affilato, mi raccomando solo la pellicina dovrete tirare via, seconda incisione a 1 centimetro sopra, più o meno, sempre tirare via, basteranno circa 1 millimetro, massimo 2 di profondità, dopodiché tirare via in questo modo. E avrete creato l'anello tutto intorno al taglio, che darà proprio l'interruzione di linfa. A questo punto prendere lo stuzzicadenti e semplicemente andarlo ad inserire nella parte inferiore del taglio, in modo da staccare completamente la parte inferiore da quella superiore, così. Dopodiché prendere le cesoie e tagliarlo. Quindi, inserito il bastoncino ed eseguiti i tagli, questo è il risultato che si è ottenuto. Volendo, la parte viva che si è creata la si potrà cospargere letteralmente con degli ormoni radicanti. Se non li avete, al posto di comprarli, andrà benissimo dell'aspirina, però mi raccomando non quella effervescente, in compresse, che poi una volta sbriciolata darà questo risultato. Quindi semplicemente prendere un pennello ed andare a riempire tutto ciò che è stato tagliato con la polverina. Mettetene tanta, perché più ne metterete e più il risultato avrà possibilità di essere positivo. Procurarsi una bottiglia di plastica che sia almeno di 1,5 litri, ma fosse di 2 ancora meglio, e con delle forbicine semplicemente andare a tagliare, partendo dalla parte del colletto, andare su di circa 15 cm e sezionare, dividerla letteralmente. Alla fine del taglio questo è ciò che dovrete ottenere, però prima di essere utilizzata dovrà essere ulteriormente preparata. Dovranno essere praticati 2 tagli nella parte del colletto della bottiglia. Io vi consiglio di farlo con delle cesoie, perché questa è plastica davvero molto dura, e fare in questo modo, semplicemente primo taglio e secondo
taglio. Una volta fatti questi tagli, con la forbice, soltanto in uno dei due lati, continuate il taglio in questa maniera. Ed alla fine dovrete ottenere un contenitore esattamente come questo, ovvero un qualcosa che senza toccarlo rimanga chiuso, ma andando ad agire delle leggere trazioni nei punti di taglio si possa aprire in questa maniera e che poi lasciando si richiuda senza problemi. A questo punto prendere la spugna e semplicemente avvolgere il rametto in questo modo, dopodiché prendere la bottiglia ed andare a girarla intorno, così. Prendere il fil di ferro e semplicemente chiudere il tutto. Ed una volta chiusa nella parte inferiore dovrà essere chiusa anche nella parte superiore, perché sennò da qui poi uscirà la terra. Quindi semplicemente prendere un po' di scotch e fare questo lavoro. Andare a chiudere il tutto. In questo modo si potrà inserire all'interno la terra senza che poi esca. Procurarsi un po' di terra andrà benissimo del terriccio universale, purché soffice, drenante e di buona qualità, e semplicemente riempire la bottiglia in questo modo. Inserite la terra, questa dovrà essere ben pressata in modo che poi sia compatta intorno al rametto. Così, semplicemente con le dita. Dopodiché prendere un vaporizzatore e bagnare il tutto molto abbondantemente, in modo che il terreno, almeno per le prime settimane, sia sempre bagnato. E ogni volta che tenderà ad asciugarsi, mi raccomando, bagnate. Qui ci sono tanti germogli, volendo si può praticare un ulteriore taglio e lasciarne soltanto due. Quindi prendere di nuovo le cesoie, contare 1, contare 2, dopodiché andare a tagliare, in modo da, anche in questo caso, eliminare tutti gli sprechi possibili e futuri. Trascorsi 10 giorni, così è come appare la pianta, quindi non solo non ha risentito del taglio, ma addirittura sembra proprio che goda di ottima salute e i germogli si sono sviluppati in una maniera assolutamente rapida e sana. Adesso sono lunghi più o meno 12 cm. Trascorse 3 settimane, così è come appare la pianta. I rametti ormai sono più alti di 20 cm e si stanno sviluppando davvero tutti in una maniera assolutamente perfetta. Trascorsi meno di 2 mesi, i rametti di tutta la pianta stanno crescendo, ma non solo, addirittura su uno dei rami del punto che stiamo trattando ha creato all'apice un piccolo bocciolo. Trascorsi all'incirca 4 mesi da quando abbiamo iniziato l'esperimento, andando a controllare nel terreno all'interno della bottiglia si può notare che sono nate tantissime radici. Ovunque. Quindi direi che è arrivato il momento di separare la margotta dalla pianta madre. Semplicemente andare alla base dell'imbocco della bottiglia e con un taglio netto tirar via. E questo è ciò che si è ottenuto. Provo a mostrarvi meglio effettivamente l'apparato radicale come appaia una volta eseguito il taglio. Ci sono davvero tantissime radici. Quindi adesso semplicemente basterà aprire il tutto e semplicemente liberare tutto il pane radicale dalla plastica, in modo poi da poter mettere questo all'interno di un vaso. Ecco qua. Ecco qui, guardate un po' come le radici si siano formate bene. Bisognerà togliere anche la spugna, mi raccomando fate piano perché sennò rischierete di rompere le radici, in questo modo. Ecco qua. L'apparato radicale è davvero ben sviluppato, ci sono davvero tantissime radici. Non resta altro che inserire questo all'interno di un vaso, quindi procurarvene uno che abbia un diametro di almeno 20 cm, riempirlo con della torba di buona qualità o in alternativa del terriccio universale soffice e drenante e semplicemente, facendo un foro all'interno di circa 10 cm, andare ad inserire la pianta all'interno, in questa maniera. Dopodiché rinzaffare tutto il terreno intorno e, se dovesse essere necessario, metterne anche dell'altro, in modo che il pane radicale che c'era all'interno della bottiglia
venga completamente coperto. Eseguito il travaso non resterà altro che bagnare il tutto molto abbondantemente e da questo momento in poi trattare lei come qualsiasi altra pianta di rosa. E con questo il video si conclude, spero che vi sia servito per imparare qualcosa di nuovo, di utile e di divertente. Se vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un commento, mettete un mi piace, ma soprattutto iscrivetevi al canale e già che ci siete dategliela un'occhiata perché sono quasi sicuro che adesso con i video che ho caricato, casomai qualcosa di carino all'interno del canale riuscirete a trovarlo. Detto questo, vi saluto e vi aspetto al prossimo video.